Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Dall'Otto Idea. Oggi sto andando a eseguire una margotta di questo melo, che è una varietà di mela, melacola, queste qua che vengono coltivate qui sotto i piedi dell'Etna. Poi quando sarà il momento che la pianta, quando farà i frutti, però poi farò anche una foto per far vedere la varietà della macotta che ho eseguito, perché il melo diciamo è lento come radicazione della macotta, perciò bisogna aspettare diciamo fino a anche 6 mesi, 7 mesi, bisogna vedere anche fino a, per esempio ora siamo in aprile, fino a novembre, quando se ne va il riposo vegetativo, per assicurarci che, che ha fatto le radici. Poi vi spiego una cosa più vicino, un attimino che mi avvicino. Allora, questo è il ramo che io sto andando a fare una magotta, perché questo qua avrà all'incirca 3 anni. Allora io l'ho lasciato perché tutti sono un po' curvati, diciamo che non va bene. Ovviamente chi deve fare un bonsai, questa già è un'ottima pianta, anche quella là, bisogna vedere, però più piccolino è il ramo, un consiglio che vi do io, più piccolino è il ramo dove andiamo a fare la magotta, prima radica, invece più grosso è, più tempo ci vuole, ma questo è soprattutto per tutte le piante che andiamo a fare le magotte, perciò più piccolino è il tronco, ovviamente deve avere deve avere una linea diciamo già formata, così state vedendo, già formata ad alberello, no? Perché qua io l'anno scorso l'ho tagliato, perciò l'ho capitozzato e poi ho buttato i rami, diciamo chiamiamoli i rami principali. Uno invece già si è formata, già ottima per fare una magotta. E niente, ora io la vado a fare qua perché è l'unica che è dritta, e anche perché il tronco è un pochettino grosso, però bisogna aspettare perché possibilmente farà il capo ma non fa le radici, questo può capitare anche che si cicatrizza diciamo senza fare le radici, però non è come, che so, come il melograno, come l'agrume che in 3 mesi, diciamo in 3 mesi già ha l'apparato radicale. Questo è un pochettino, il melo è un pochettino più lento e ha la speranza che attecchisce. Ora vi faccio vedere il materiale che utilizzo. Allora, per fare la magotto ho preferito utilizzare questo vaso che ho tagliato, questo vaso centrale così, qua e qua è dove va la pianta, dove va diciamo il ramo della magotta della pianta che poi andremo a legare. Ho fatto anche dei buchi, uno qua e qui sopra, andiamo a legare di queste legacce diciamo di fil di ferro rivestiti di plastica che troviamo nelle confezioni delle brioche, dei pancaré, insomma quello che abbiamo nelle diverse confezioni di biscotti. Io ho fatto anche questi tre buchi, questo qua per sostenere la pianta, per sostenere all'altezza diciamo che noi vogliamo il vaso, così, che poi andremo a legare. Ora vi farò vedere. Io preferisco, in ogni modo voi potete fare così, potete fare anche una caramella con la confezione di plastica, delle biscotti, insomma qualsiasi tipo. L'importante è che andiamo a creare diciamo una caramella attorno alla magotta, con un panetto di tela che poi si formerà le radici. Allora, un consiglio che vi voglio dare io: quando andiamo a utilizzare il lettericcio, utilizziamo il lettericcio già bello concimato. Potete utilizzare anche il lettericcio universale, però io preferisco sempre di utilizzare sempre della tela del mio giardino, del compost immischiato e anche un pochettino di stalaio ovviamente maturo, sia di equino o solo di coniglio, insomma di gallina. L'importante è che sia stagionato, che sì, quando sarà il momento che la pianta, la magotta diciamo, che metterà radici, troverà delle sostanze nel terriccio, no? del vaso dove noi andiamo a far creare
la macotta, diciamo o la caramella quella con la plastica, quella sia, o sono quei vaso. Ora andiamo a fare la macotta. Allora, ora andiamo a eseguire la macotta, andiamo all'incirca qua, togliamo la corteccia, cioè su più giù, all'incirca lo spessore del tronco sarà lo spessore dell'estrazione della corteccia, all'incirca, non è importanza, anche 3 cm. Allora, io lo vado a fare qua e poi qua vado a capitozzare. Andiamo a fare una incisione a 360 gradi, così con il coltello tutto a girare. Già la pianta è in succhio, perciò è il momento migliore per andare a fare la macotta, perché deve essere in succhio, se no la corteccia non si stacca. Si può fare fino da aprile a maggio, è ottimo per eseguire le macotte. Allora, andiamo a fare una incisione così lunga, andiamo a allargare piano piano così la corteccia. State vedendo già come si sbuccia, che già la pianta è in succhio, no? Andiamo piano piano a allargare la corteccia, piano piano. Attenzione per le mani con il coltello. Da girare, c'è un pochettino di vento. Vedete come si è sbucciata la corteccia, che è tutta bagnata, perché già la pianta è in succhio. Ora andiamo a eliminare qua. Ok, avanti. Allora, una volta che già abbiamo estratto la nostra corteccia, di qua poi emetterà le radici, no qua, di qua. Qua le metterà le radici, perché la linfa, diciamo grezza, che sale dalle radici al centro delle vene legnose, chiamiamo dentro il tronco, poi viene elaborata tramite la clorofilla e delle foglie e poi scende già elaborata, ricca di zuccheri, che va a nutrire tutte le foglie e i rami. Qua trova questa interruzione, ovviamente se non c'è niente, ovviamente lei si cicatrizza, no? Ma se c'è invece la terra, noi mettiamo la terra, e metterà radice la pianta. Se non c'è terra non ne mette niente. Va bene, ora andiamo a mettere il vaso. Il vaso, tagliamo un vaso che poi viene adoperato per diversi anni, non è che si butta. Devi andare a tagliare così centrale, qui facciamo dei buchi in modo che chiudiamo poi il vaso, e dei fil di ferro per metterlo a tenere, poi vi farò vedere meglio. Ora andiamo a mettere il vaso così, vedendo, una volta così, vedendo qua, e il vaso lo mettiamo qua all'incirca, qua, e qua si formeranno le radici. Ora lo chiudiamo bene e poi ci mettiamo la terra. Allora, ora la mettiamo dritta, prendiamo il fil di ferro e cerchiamo di legare qui sotto, così per tenerlo. È perfetta. Questo lo mettiamo anche qua. Così. Lo teniamo. E questo qua anche, la mettiamo un pochettino dritta così. Dobbiamo mettere insomma il vaso un pochettino dritto, non è importante, poi l'importante che è radica. Questo è tanto per tenere il vaso. Va bene.
Allora, state vedendo come si forma? Farò vedere meglio come l'ho legata. State vedendo qua, l'ho legata con tutti i fil di ferro, con i rami, in modo che quando andiamo a mettere il terriccio non si appassa. State vedendo di dentro com'è, vedendo? Qui sotto qua si formano le radici, così, e poi ora andiamo a mettere il terriccio. Così. Ok, ora andiamo a aggiustare un pochettino, pressare sempre un pochettino, in modo che aderisce bene nel vaso e anche aderisce bene dove abbiamo estratto la corteccia. Ora di sopra gli vado a mettere un po' di paglia, in modo che il terreno si tiene sempre umido. Allora, una volta ho messo un pochettino di foglia o erba secca, insomma non è importante, andiamo a fare un pochettino di pacciamatura di sopra, in modo che tiene il terreno di sotto umido. Andiamo a mettere l'acqua. Il terriccio lo dobbiamo tenere sempre umido, mi raccomando, sempre umido. Se piove non c'è di bisogno, ma se non piove bisogna tenere sempre il terriccio umido. Così ora queste foglie che si bagnano mi fanno un pochettino di pacciamatura, no? Poi di qua fa 5-6 mesi, vediamo, basta che apriamo un pochettino di qua, togliamo queste legacce, diciamo, si vede se c'è la radice, ma le cicche ci vogliono minimo 6 mesi, 5-6 mesi, perché ripeto, il melo è un pochettino lento a radicare. Più piccolino è il ramo, più prima radica, perciò più grosso è, più ci vuole tempo a radicare, anche un anno. Bisogna vedere se dobbiamo fare un tronco grosso come quello, dobbiamo creare un bonsai, bisogna lasciarlo anche per un anno, anche per la primavera successiva. Ovviamente però se ci troviamo dove nevica e ci sono, diciamo, rispetto a qui in Sicilia, le dobbiamo poi proteggere, ci dobbiamo mettere una cosa di protezione, in modo che il freddo non intracquino le radici che sono dentro il vaso. Insomma, la dobbiamo proteggere la pianta. Poi quando sarà il momento che attecchisce, verso ottobre, vediamo, così concludo il video. Allora, ho fatto anche sempre oggi, 21 di aprile del 2022, poco fa ho eseguito la maggotta della mela cola, quella tipica l'Etna, e oggi e poco fa ho fatto anche queste due maggotte. Questa è una varietà di mela sempre che è un pochettino schiacciata, però è un pochettino aspra, ma è buonissimo per fare delle marmellate, non solo la varietà. E questa è quella, come dicevo io, una mettiamo un pochettino di d'erba di sopra che poi seccherà, in modo che dopo facciamo tipo una pacciamatura che il sole non asciuga già direttamente il terriccio che c'è dentro il vaso, tiene un pochettino l'umidità, perciò ogni 2-3 giorni lo andiamo a bagnare. Io ho fatto uno e uno, due, state vedendo, già ci ho dato una potata l'anno scorso, come dicevo, ho formato già con le branche, diciamo, principali. E anche questa qua, guardate, ho potato qua e ho buttato qua e qua, così già abbiamo una pianta già cresciuta che ha delle impaccature, diciamo, primarie, principali, che poi quando sarà il momento andiamo a mettere a dimora. Ovviamente poi tutte le maggotte che noi andiamo a fare, si sa, no? Le radici sono un po' deboli, perciò dobbiamo mettere poi, quando sarà il momento del trapianto e messa a dimora, dobbiamo mettere un tutore, in modo che tiene la pianta, poi il vento non la butti per terra, perché ci vuole ora poi un po' di tempo per crescere, per farsi l'apparato radicale.
non è come il selvatico. Il selvatico subito ha delle radici molto vigorose, ma quando si va a fare una magotta, perché le radici sono ancora deboli, e se perciò passano 3-4 anni in modo che si formano già bene un apparato radicale bene. Va bene, poi vediamo i risultati. Allora, oggi siamo l'1 di dicembre del 2022, questa è la macotta che io avevo fatto della mela, tipo la mela cola, che avevo fatto il 21 di aprile del 2022, perché sono trascorse 7 mesi abbondanti e come potete vedere qua già la pianta, come ho detto prima negli altri video quando ho fatto le macotte, già la pianta, quando viene fatta la macotta, già la pianta entra prima, diciamo, in riposo vegetativo, perché cominciano a cadere le foglie, mentre la pianta madre, come potete vedere, ancora ha le foglie. Perciò non vi preoccupate che la pianta non è morta, però oggi sto facendo un ragionamento dopo 7 mesi abbondanti che ho visto che c'ha il callo, perciò ha ancora dei puntini, sicuramente quelle saranno le radici, però io non me la sento per ora di staccare, di staccarla, perché la radice non ce n'ha, c'ha solamente il callo, venga a rovinare, diciamo, la magotta dopo tutti questi mesi, perciò aspetto fino alla primavera, anche perché è di un tronco molto grosso, sta vedendo, come vi ho detto nel video, più piccolino è diciamo il tronco, e prima radica, dovrebbe essere così. Però io ora vi voglio fare vedere una cosa. Quando ho fatto questa qua, ho fatto altre due magotte sempre della varietà di melo, però non so che mela è piatta e aspra. Questo la nonna Paola, diciamo, non lo sa che varietà, però è buonissima per fare delle mammellate. Ora vi faccio vedere che una ha radicato, che ora farò il distacco, e una sempre il callo, perciò aspetto fino alla primavera e alla speranza che radica. Andiamo a vedere questa qua. Allora, queste sono le altre due macotte che ho eseguito in questa pianta. La mela è quella che vedete nella copertina, diciamo, del video che ho fatto quando ha fatto le mele, ovviamente. Ho fatto la foto per fare vedere che mela era. Come vi ho detto sempre io, questa qua, state vedendo che già c'ha la forma, e questa qua, ora vi faccio vedere il tronco più piccolino, e questa c'ha le radici. Guardate, io diciamo all'inizio di novembre l'ho aperta e ha alcune radici, però state vedendo ora ce n'è di più. Guardate quante radici. L'ho aperto un pochettino per fare vedere a voi che c'ha le radici. Ora andrò a fare, diciamo, distacco, e l'altra è quella là, che ora mi avvicino un attimino, e l'altra è questa qua, questa che state vedendo qua. State vedendo che questa sembra, ho guardato stamattina e c'ha sempre il callo, c'ha dei puntini, alla speranza che in quei puntini saranno le radici. Però aspetta, state vedendo il tronco anche più grosso il tronco rispetto a questa qua. State vedendo questo qua, il tronco è più grosso rispetto a quello là che è più piccolino. State vedendo, quello è quasi il doppio di questo qua, e questo ha fatto le radici. Ora farò il distacco e poi andiamo a rinfasare la magotta. Andrò a fare il distacco. Sono contento che questa magotta di questa varietà di mela ha attecchito. Ora la speranza è che quello là fa le radici in primavera, e anche quella che abbiamo visto poco fa. Poi farò, casomai farò un altro video che sono andato a un buon video importante, che è la macotta di melo, ha fatto le radici, ha radicato. Va. Ora andrò a tagliare qui sotto qua, ok. State vedendo che è bellissima, guardate, qua c'è il taglio. Ora vi faccio vedere quanto radice c'ha, e così la rinfaso e la metto già direttamente nel vaso e la faccio crescere là, la faccio radicare, e poi in primavera decido di metterla dove voglio che cresce la pianta di questa varietà di melo. Per ora andiamo a togliere il fil di ferro che tiene il vaso. Ora andiamo
andiamo a dare piano piano, senza danneggiare le radici, una sbattutina al vaso, ovviamente perché è come bagnato, state vedendo? È bagnato. Vabbè, questo qua lo metto qua così vi faccio vedere meglio. Guardate che ci sono tutte le radici, state vedendo? Queste sono tutte le radici, perciò siccome la terra del vaso è bagnata, perciò si è rotta tutta, state vedendo? Di qua non ha fatto neanche una radice, di qua invece è stato pieno pieno, state vedendo? Di qua niente, di qua è niente, e di qua ha fatto un sacco di radici. Quelli là che io vi ho fatto vedere come sono nei vasi è così, c'ha il callo, questo qua, ha la speranza che di qua e metterà le radici, state vedendo? Lo faccio piano piano, mi spavento che si rompe, diciamo qualche radice. State vedendo? Queste sono le radici del melo, questa varietà di mela piatta e aspra, come quella là che avete visto nella copertina del video. Adesso queste sono tutte le radici che sono nuove, queste sono nuove, state vedendo tutte quelle bianche. Va bene, ora io andrò ad infasare piano piano prima che si rompe, andrò a metterlo in questo vaso. Qua c'ho l'albero di ciliegio, così piano piano senza rompere le radici andrò a mettere ora altra terra. Sempre io ripeto, utilizzo sempre terra del mio giardino, del mio orto, con il compost e escremento di gallina, ovviamente stagionato. Va bene, ora andiamo piano piano, alziamo un pochettino perché è troppo in profondità, insomma la dobbiamo mettere all'incirca 2 cm di sotto delle radici. Andiamo a pressare un pochettino piano piano, così la pianta ora piano piano va in riposo vegetativo, cadono le foglie perché il melo ci va si può dire all'ultimo, è l'ultima, diciamo, l'ultima pianta che cadono le foglie, pianta di frutto. Una pianta caducifoglie significa che cadono le foglie, tipo come castagne, perri, pesco, insomma tutte le piante che cadono le foglie. Invece quelle là sempreverdi, diciamo tipo l'agrume, l'ulivo, che sono sempreverdi, si chiamano latifoglie, perciò quello là si chiamano latifoglie che sono sempreverdi, diciamo. Invece questi qua, queste piante cadono le foglie, si chiamano caducifoglie. Va bene, detto questo, volevo precisare anche un pochettino, un altro poco di terriccio, così la pianta, la magotta di melo è andata a buon fine. Questa qua, quella ripeto la lascio stare perché non me la sento anche perché la radice non ce n'ha, non me la sento, diciamo, di capitozzarla. Aspetto diciamo fino in primavera, che queste l'ho fatte in mese di aprile, perciò sono scorsi 7 mesi abbondanti. Oggi siamo l'1 di dicembre del 2022, perciò me ne sono approfittato anche perché ci sono state qui 2 settimane di brutto tempo qui in Sicilia, c'è stato molto vento, ha piovuto, anzi ieri quando ho fatto il distacco della magotta di pesco, che potete trovare il video sul mio canale che l'ho caricato ieri, e oggi c'è anche una bellissima giornata, sto approfittando per andare a distaccare la magotta di melo. Va bene, ora vi faccio vedere un pochettino di vicino, così vi faccio vedere anche anzi ora gli metto un pochettino di acqua. In modo che si inzuppa bene la terra del vaso, e poi la mettiamo, diciamo, un pochettino all'ombra. Quando una settimana all'ombra la metto qua vicino alla magotta del pesco, che ora vi farò vedere. Allora, ora l'ho messa qua
a mezza ombra. Ora fra un po' ci batto un pochettino di sole, ma cosa di poco, così la pianta non viene molto stressata. Abbiamo fatto il distacco, invece non si stressa molto. Questo qua è quello del pesco, quello che ho fatto ieri, state vedendo, così. Questa ora fra un po' va in riposo vegetativo, piano piano, e così poi all'anno che viene, prima che entra la primavera, prima che si sveglia diciamo da riposo vegetativo, andrò a fare una potatura, andrò a tagliare questi rami, questi qua e questi qua, in modo che lascio diciamo il ramo principale, ovviamente questo lo tolgo, e lascio solamente questi branchi diciamo principali, 1, 2, 3 e 4, e questo qua ovviamente lo vado a capitozzare, questo centrale, così la pianta già si è fatta in altezza, togliendo quelli là, e poi piano piano si formerà a pianta di melo. E altrettanto farò anche una piccola potatura, ma una cosa leggera del pesco, perché mi sembra un po' meglio, però la faccio crescere perché è un pochettino più alta rispetto al melo, diciamo, perciò la faccio crescere e poi in futuro farò qualche potatura. Ad ogni modo, io vi ho spiegato, vi ho fatto vedere tutto il procedimento. Ovviamente quando si fa la macotta il procedimento è lo stesso, come ho fatto io del pesco, di melograno, insomma, togliere la corteccia nel mese quando entro in vegetazione, che sono in succhio, e poi tutti questi mesi alla speranza che radicano. Ripeto, io quelle là non me la sentivo di tagliarle, prima di tutto non hanno le radici, e poi neanche a rovinare diciamo tutti questi mesi di lavoro che ho aspettato e aspetto fino alla primavera. Però questa qua è andata a buon fine, come vi ho fatto vedere, ha radicato. Ora la lascio stare qua e fino alla primavera, che poi farò il rimpatto, poi si vede. Va bene, allora io concludo il video, spero che questo video vi sia piaciuto, della macotta ho fatto il distacco, vi ho fatto vedere tutto il procedimento, e che dire, se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a proposito vi risponderò, se vi volete iscrivere sul mio canale mi può fare tanto piacere, così sarete aggiornati. Un abbraccio a tutti da Giovanni, il giardino ai piedi dell'Etna. Ciao, ci vediamo nei prossimi video, ciao!